From Florence to Mont Blanc. Una storia, un'amicizia e un viaggio alla ricerca di noi stessi. Lontano dalla frenesia e dal rumore assordante della città, spalancando la propria porta di casa, verso qualsiasi destinazione. A noi non dispiaceva affatto pensare di giungere fino alla vetta del Monte Bianco, cominciando però da qui, da questa via, da questa città, Firenze. In un viaggio non conta solo la destinazione, ma spesso anche il percorso che si fa in esso. E in fondo vale anche un po' per l'amicizia fra me e Fra, cominciato ormai circa 10 anni fa dalle fila del Calcio Giovanile di Firenze. Già da quando eravamo bambini, i nostri genitori ci portavano in montagna, sulle montagne di casa, l'Appennino, le Alpi Apuane, le Alpi, poi a sciare, e tutto questo ci ha permesso di imparare e conoscere meglio la montagna. E poi ovviamente insieme anche al Club Alpino Italiano abbiamo imparato a conoscerla fino in fondo e nelle parti più tecniche. E laddove vedevo fin dai primi anni della mia vita una montagna non smettevo mai di immaginarmi fra la roccia e il ghiaccio e insomma poi col tempo in un qualche modo questa grande e intensa passione che ho sempre avuto si è in un qualche modo concretizzata. E invece da parte mia c'era anche la fotografia, sì, perché sono un fotografo e andare in montagna per me voleva dire anche cercare la giusta luce, la giusta inquadratura per portare poi a casa delle immagini che potessero raccontare agli altri e che magari non può andare o non è mai stato in un certo posto in montagna quello che ho visto. Così, dopo anni e anni di esperienza, di avventure vissute assieme, anche l'anno scorso con Alpi Apuane e Terre Selvagge si è in un qualche modo concluso un altro piccolo capitolo della nostra vita in montagna e volevamo quindi quest'estate cominciare un qualcosa di nuovo, aprirne un altro e ricercare un viaggio ancora più intenso e ancora più profondo che ci portasse a conoscere noi stessi e a valorizzare questa bellissima amicizia che ci contraddistingue. E fin da piccoletto, ancora una volta, in un viaggio in Europa assieme ai miei genitori capitò di andare alla Ghiaia du Midi e rimasi davvero estasiato dalla quantità di alpinisti che non cessavano di magari ritornare da un'impresa sul Monte Bianco e ancora una volta mi immaginavo sempre e costantemente lassù immerso in quell'ambiente. E da parte mia invece ci sono due motivi. Il primo che è una montagna di famiglia, tra virgolette, nel senso che mio bisnonno ci salì e una volta arrivato in cima iniziò la discesa fino a quando cadde in un crepaccio e perse l'udito. Quindi il motivo era appunto salire in cima al Monte Bianco per onorare comunque la sua ascesa. E il secondo motivo invece era che volevo andare con Franci in un ambiente nuovo, severo, in totale solitudine, quindi insieme a lui e basta, e arrivare in cima alla montagna con le nostre sole forze. Però cominciare dalla propria porta di casa e vivere quindi ancora una volta più a fondo il tutto, con la nostra destinazione che sì, in questo caso appunto è stata il Monte Bianco. E dopo mesi e mesi di allenamento, di preparazione, di chiamate e anche di litigi, perché non sono mancati nemmeno quelli, finalmente sembrava davvero tutto pronto, se non fosse stato che ho avuto un piccolo inghippo perché un infortunio all'incirca 3 settimane prima della partenza mi ha fermato e a causa di questa distorsione sembrava che tutto fosse andato un po' a rotoli. Grazie però all'aiuto dato da un'amica fisioterapista, nel giro di poche settimane sono riuscito a mettermi in sesto e allora sì, non rimaneva che cominciare l'avventura.
Si va? Si va. Go. Il mare! Al mare, finalmente, un viaggio bellissimo, faticoso, però ci siamo. Franci. L'Erici raggiunta, però l'Erici. Dopo 150 km e 500 metri di dislivello complessivi, salutammo la Toscana, la nostra amata regione. Eravamo all'Erici e davanti a noi si aspettava un viaggio ancora molto lungo. Dovevamo attraversare tutta l'Italia fino ad arrivare sul Monte Bianco. Sicuramente durante l'anno l'allenamento non era mancato. Bici, alpinismo, corsa, resistenza e tecnica. Sicuramente un altro elemento che però ci aveva rallentato molto era la scuola, per Franci e l'università per me, che comunque richiedeva il suo tempo. Il giorno dopo ci aspettava una tappa di 110 km e 1500 metri di dislivello, fra le strade della Liguria, che sono un completo saliscendi, e il Mar Ligure. Giorno 2, si parte dall'Erice, si va verso Genova. Pioggia, temporale, estivo. Siamo quasi al camping. Insomma, siamo al camping a cercare la nostra stanza. Qui diluvia. Allora poi andiamo. Cioè, se non fa, lasciamo stare. Abbiamo quello dietro che non sta facendo. No, ora è spento. Ah, ok. Genova, davanti a voi, signori. Vai, Fra. Abbiamo lasciato Genova adesso, abbiamo la bici qua e a breve iniziamo il passo della Bocchetta, che sono circa 600-700 metri di dislivello. Questa è lunga.
padana che sembra non finire. 38 gradi. Per fortuna abbiamo acqua a sufficienza. Ci sono delle fontane nei paesi. In quell'abbraccio si ritrova davvero tutta la felicità e tutta la stanchezza che ha contraddistinto la terza tappa, cominciata alle 4 di mattina dalla città di Genova e proseguita poi lungo le stradine in salita dell'Appennino Ligure. E poi, intorno ai 38 gradi la temperatura, abbiamo proseguito lungo l'immensa pianura padana, in strade che sembravano davvero non finire mai, e dopo però 210 km, 1800 metri di dislivello e oltre 10 ore di incessante pedalata siamo riusciti a scorgere in lontananza le prealpi, e quindi si è avvicinata poi anche la consapevolezza di essere a un punto del viaggio in cui non potevamo certo ritornare indietro, perché l'indomani tutto sommato ci aspettava l'ultima tappa di un centinaio di chilometri e che ci avrebbe portato di fronte all'immensità del Re delle Alpi, il Monte Bianco. E così, dopo 650 km di bici, arrivammo al nostro campeggio in Val Venin. Avevamo finito la prima parte del progetto, 4 regioni attraversate in bici. Adesso iniziava la seconda parte, salire sul Monte Bianco, che in quel momento ci osservava alle nostre spalle, coperto dalle nuvole. Finestra di bel tempo, anche lunga, 20, 21, 22, sempre tempo sereno, poi va a peggiorare nei prossimi giorni. Ok. Per quanto riguarda le temperature, le minime percepite siamo intorno ai meno 12. Tra 2 orette mi collego per l'esame. E mentre il Monte Bianco rimaneva un po' nascosto ai nostri occhi, noi nel mentre giù al campeggio eravamo intenti a sistemare gli ultimi preparativi, anche in contatto con l'amico guida alpina di Courmayeur, Giorgio Passino, che ci forniva un attimo le ultime info sia sulle condizioni della montagna sia sulle condizioni meteo. E tuttavia alle 00 dal camping in Val Venin, a quota 1500 metri circa, non stop saremo partiti fino alla Capanna Vallò, posta invece a una quota di circa 4360 metri, con l'intento poi di rimanere a dormire lì e a cibarsi con tutto il materiale che avevamo portato dietro con noi. Ricordo ancora che l'atmosfera una volta partiti era davvero spaziale, perché eravamo davvero immersi in una natura stratosferica, in una notte illuminata solo e soltanto dalle stelle e in un silenzio davvero assordante. E soprattutto prima di andare a dormire, prima che la sveglia suonasse, ricordo ancora di aver guardato Fran negli occhi e senza dirci una parola ci siamo fatti intendere che all'indomani non avremmo dovuto commettere scherzi, rimanendo concentrati e sul pezzo, ma allo stesso tempo di vivere appieno il sogno.
Stiamo cercando la traccia. Per niente semplice. Un momento veramente faticoso perché è da mezzanotte che siamo a camminare e siamo ancora bloccati qua. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la via. Franci davanti e ecco finalmente la luce. La via è qui, ci siamo. Pronto? Siamo veramente distrutti. Stiamo camminando da mezzanotte senza pausa, senza pausa. Senza pausa. Domani ci aspettano 600 metri di salita e poi tutta la discesa, che sia dalla via Italiana che sia dalla via dei Tre Monti. È veramente impegnativo dopo poi 600 km di bici e la partenza direttamente dalla Valveni. Però mi sta emozionando, non so perché, sto piangendo. Dai, andiamo. Ci si fa, bro. Capannavello, fra 4300 metri, stanotte si dorme qui in emergenza perché sarà molto faticoso oggi. Capannavallo 4300, sto mangiando qualcosa. Franci. Eccolo qua, veramente assurdo. Grazie al Club Alpino Italiano, Grivel e Florence by Bike per questa bellissima avventura che ci hanno sostenuto. E niente, grazie anche a Caterina, Anastasia, Daniele che ci hanno supportato, alle famiglie, agli amici che ci hanno supportato in questo progetto e grazie davvero. Verso Lucca, poi ecco.
fa, chiudi e conta fino a 5. E solo questo sono un po' teso. Sì, ragazzi. E qua sono per dire di tornare per noi. E in fondo vale. Siamo arrivati a Ger.